In questo tutorial su OneClick vi mostreremo un paio di esempi di ricerca. Partendo dal sito www.oneclick.unimore.it potete iniziare una ricerca usando il modulo della home page o cliccando su Nuova ricerca nel menu per andare direttamente all'interfaccia nativa. Proviamo a cercare Stirling Engine, lasciando parola chiave nel menu a sinistra del campo di ricerca. Come vedete, OneClick vi propone l'autocompletamento di parole o frasi per argomenti comuni mentre digitate. Con invio cliccando su cerca otterrete diverse migliaia di risultati. I primi della lista, se ci sono corrispondenze, sono sempre libri posseduti dalle biblioteche Unimore, provenienti dal catalogo Bibliomò. Potete vederne la collocazione e la disponibilità ed eventualmente andare direttamente alla scheda su Bibliomò. Successivamente, tra i risultati trovate gli articoli scientifici che, secondo l'algoritmo del motore di ricerca, sono maggiormente rilevanti. Potete eventualmente modificare l'ordinamento cliccando su questo menu, mentre il menu a fianco di Opzioni pagina vi permette di modificare l'aspetto della pagina dei risultati della ricerca riguardo i dettagli mostrati, il numero di risultati e nascondere oppure mostrare le colonne laterali. In ogni minischeda, accompagnata da un'icona differente a seconda del tipo di risorsa, vi vengono mostrati i dati bibliografici basilari utili del risultato. Il titolo, autori e titolo del periodico scientifico su cui è pubblicato, i riferimenti del fascicolo esatto con l'anno di pubblicazione e da quale database o banca dati OneClick ha recuperato le informazioni. Sotto viene visualizzato l'elenco degli argomenti in base ai quali la risorsa è stata indicizzata. Cliccando sul titolo si accede ad un numero maggiore di informazioni. Le più importanti sono la descrizione, detta anche abstract. Essa riassume il contenuto dell'articolo e permette di valutare se è di interesse oppure no, senza bisogno di leggere tutto il contributo. Inoltre, autori e parole chiave qui sono cliccabili, il che vi permette di continuare la vostra ricerca automaticamente utilizzando termini controllati. Se avete bisogno di dare solo un'occhiata veloce all'abstract, potete dall'elenco dei risultati cliccare sull'icona con la lente, che offre un'anteprima ridotta in sovraimpressione della pagina dei dettagli. Sotto ogni risultato trovate uno o più link. Quello che non manca mai per le risorse elettroniche è verifica l'accesso con il logo di OneClick. Questa funzione prende i dati dell'articolo, li incrocia con gli abbonamenti attivi Unimore e vi offre uno o più link al testo completo. Gli altri link presenti dipendono dalla banca dati da cui vengono i risultati e dalla sua integrazione in OneClick. In questo caso vi viene offerto un link diretto alla scheda dell'articolo su DOA-J e un indicatore bibliometrico Plumix Metrics, che è uno tra i sistemi per valutare l'impatto e l'importanza di un articolo. Non sempre, naturalmente, la ricerca in OneClick vi offre quello che state cercando al primo tentativo, considerando che parte da una base di ben 59 milioni di record, tra quelli posseduti negli abbonamenti Unimore. In questo caso avrete bisogno di lavorare con i filtri della colonna a sinistra. Vediamo ad esempio l'intervallo di data di pubblicazione. Solitamente gli ultimi 5 o 6 anni offrono una sufficiente copertura di materiale aggiornato per quanto riguarda ingegneria. Digitate nei campi gli anni e permette invio, ad esempio 2013 fino a 2018. Ora, visibile nel box a sinistra cerchiato di rosso ricerca attuale dove ci sono i parametri utilizzati per questa ricerca, compare tra i limitatori un nuovo elemento che potete eventualmente rimuovere cliccando sulla X. I risultati ora sono decisamente meno, ma sono ancora tanti. Possiamo sfoltire eliminando tipi di documento dal menu apposito che non ci interessano. Potete o selezionarne uno solo tra i tanti qui disponibili, ad esempio selezioniamo solamente pubblicazioni accademiche, oppure scegliere alcuni elementi con Mostra di più. Solitamente questi menu vi mostrano le opzioni per un numero di risultati, ma potete eventualmente cambiare l'ordinamento cliccando su Nome in modalità AZ o ZA. Clicchiamo ad esempio su Pubblicazioni accademiche ed anche libri elettronici per includere eventuali ebook. Facciamo aggiorna
Ed ecco che abbiamo nuovamente limitato i risultati. Possiamo usare questo menu mostra di più per tipi di documento anche per fare una esclusione, ovvero per selezionare ad esempio tutti i tipi di documento cliccando sulla casellina a fianco a nome ed escludere eventualmente solamente un paio di cose come pubblicazioni commerciali e notizie. Ed ecco che cosa otteniamo. OneClick opera su una grande quantità di database, pertanto è possibile che tra i risultati della vostra ricerca compaiano elementi di argomenti che non c'entrano nulla. Infatti, cercando qualcosa sulle gru e digitando Crane, i risultati saranno un misto tra ingegneria, biologia e medicina, visto che Crane significa tanto gru come attrezzatura, ma anche come animale. Operate quindi sul filtro Tag, che identifica sostanzialmente gli argomenti. Andiamo su Mostra di più e vediamo tra tutti gli elenchi di argomenti che ne compaiono appunto molti di biologia e medicina. Cercando ad esempio in ordine alfabetico vediamo che troviamo anche Cranes, Derricks, eccetera. Sarà questo quello che ci interessa, lo selezioniamo e come vediamo abbiamo ridotto decisamente la quantità dei risultati e soprattutto, come si dice in gergo, abbiamo tolto il rumore delle cose che non ci servono. Altri filtri disponibili che possono esservi di aiuto per circoscrivere la ricerca sono quelli per lingua, e quindi selezionando ad esempio solamente le cose in inglese o in italiano o nelle lingue che conoscete, e quelli per fornitore contenuto. Fornitore contenuto sono sostanzialmente tutte le banche dati Unimore da cui OneClick recupera i risultati. Man mano che prenderete confidenza con la ricerca, inizierete a riconoscere quali sono le banche dati più utili per la vostra disciplina o i vostri argomenti di ricerca. Ad esempio, come può essere eExplore di IEEE nel caso facciate ricerca per quanto riguarda l'area di telecomunicazioni ed elettronica. Grazie dell'attenzione, scoprirete altre funzionalità di OneClick nei prossimi tutorial.